telecamera si vede pure dove in realtà non si riesce a vedere nulla. È pauroso, riesce ad illuminare, amore, inquadra, riesce ad illuminare come se fosse giorno. Effettua un'inversione 1. Ciao ragazzi, io sono Riccardo, bentornati nel mio canale YouTube. Oggi vi parlerò di un altro accessorio per automobile, la Modo Vast M1. Si tratta di un dispositivo particolare di cui adesso vi farò vedere tutto il funzionamento, eccetera. Recentemente vi ho parlato di tanti accessori per automobile, ne arriveranno ancora tantissimi altri di ogni genere. Ciò che serve ad arricchire la nostra automobile sia dal punto di vista degli accessori che dal punto di vista della sicurezza, della manutenzione e non solo. Allora, questo cosa è? È una telecamera con un monitor che ci permette di riprendere ma anche di vedere grazie a un sistema particolare anche quando c'è buio. Praticamente ci serve per una questione di sicurezza sia dal punto di vista dell'utilizzo sul momento, perché ci permette di vedere bene dove altrimenti non riusciremmo a vedere. Va bene per esempio per le guardie giurate, insomma per chi fa un lavoro nel quale è necessario vedere da lontano senza essere visti, quindi effettivamente si può arrivare in un determinato punto con i fari spenti, insomma con poca luminosità, e questo ci permette di vedere bene. Come fa? Non lo so, però riesce a farci vedere tutto quello che altrimenti non vedremmo, e ci permette anche di registrare, quindi si può utilizzare come una normale dashcam che registra e che in caso di scarsa luminosità riesce a cogliere tutti i dettagli. Adesso vi farò vedere quello che troviamo all'interno della confezione, vi farò vedere alcune riprese durante l'utilizzo, insomma l'analizzeremo per bene. Quanto costa? Ho guardato sul sito del venditore, in dollari $389. Spero di ottenere un codice di sconto, spero di mettere dei link con dei prezzi in euro, e quindi non resta che aprire la confezione e vedere di cosa si tratta e vedere tutte le varie riprese. Iniziamo. E allora apriamo la confezione. Non è un vero e proprio unboxing di un prodotto nuovo, perché come vi ho detto poco fa l'ho utilizzato per tanto tempo per capire bene come funziona e quali sono le sue prestazioni, eccetera. Allora troviamo una guida rapida, quindi la possibilità di collegarlo anche con la presa OBD2, ora vi farò vedere. Una memory card è segnato pure sulla confezione, in questo caso il modello Vast 1 con una memory card di 228 GB. All'interno, ovviamente in modo molto più ordinato, troveremo questa bustina che avvolge il monitor, un manuale di istruzioni scritto in inglese poi con degli ideogrammi cinesi, comunque è semplicissimo da utilizzare. Il nostro monitor un po' sporco con la pellicola che avevo rimosso, poi ci ho ripensato, insomma l'ho rimessa al suo posto, e ci sono queste bollicine. Poi nella parte posteriore abbiamo questi collegamenti con dei connettori particolari, e da questa parte in basso troviamo l'ingresso per la micro SD. Ora vi dirò pure un particolare sulla base. Continuiamo però ad aprire tutto ciò che c'è all'interno della confezione. Allora c'è questa scatola, anche essa un po' maltrattata. All'interno troviamo tanti accessori, tra cui un piccolo cacciavite di precisione che può tornare utile anche all'interno del laboratorio per fare altri tipi di lavoretti. Poi troviamo i collegamenti per l'alimentazione, un altro cacciavite e un accessorio per poter fissare la telecamera o il nostro monitor, e tutto il cablaggio. Questa invece è la telecamera. Allora guardiamo tutto per bene in ordine. E allora questa è la telecamera con questo sistema snodabile che ci permette di orientarla al nostro piacimento. Ha una ventosa che ha un materiale particolare molto adesivo, infatti anche in questo modo rimane attaccato alla mia mano, quindi aderisce al vetro, praticamente non si stacca nemmeno con forte calore oppure con buche stradali, eccetera eccetera. Questo sistema ci permette di fissarla sia con un'angolazione in avanti e indietro con dei clic, bisogna però svitare bene questa rotellina, dopodiché una volta decisa la posizione si stringe quest'altra rotella e avremo la nostra telecamera fissata in modo che sia orientata come ci necessita. Essendo possibile orientarla in uno o nell'altro verso, si può anche decidere tramite comandi sul monitor se la ripresa deve essere ribaltata o meno. Da questa parte abbiamo un connettore che va a collegarsi con un altro connettore da questa parte, ed è impossibile sbagliare perché combaciano solamente i connettori corretti. Però come vedete abbiamo questo strano collegamento che ha la forma di una presa OBD2, ma in realtà non serve per fare la diagnosi del nostro motore, ma serve semplicemente per alimentare il nostro monitor. Ma se non vogliamo utilizzare la nostra presa OBD, che tra l'altro ci dà la possibilità di lasciarla accesa anche quando il motore è spento, poi possiamo agire pure su questo comando casomai per spegnerla e accenderla, ma dipende da dove è posizionata, non è comodissimo. Comunque ci dà la possibilità di alimentarla praticamente 24 ore su 24, a discapito però poi della durata della batteria della macchina. Ma abbiamo anche la possibilità di alimentarla tramite l'accendisigari, che io non ho utilizzato perché con l'accendisigari sto alimentando altro, quindi non volevo rinunciare, e ho utilizzato proprio il collegamento OBD. In dotazione troviamo anche un pennino per poter leggere la memory card, quindi si inserisce nel computer e leggeremo tutti i dati registrati, e un cacciavite. Come mai? Perché abbiamo la possibilità
possibilità di utilizzare questo dispositivo semplicemente con questa base, oppure possiamo fissarlo in modo permanente, quindi ci danno la possibilità di svitare questa vite e di rimuovere questa base e utilizzare questo dispositivo o fissato diversamente, ad esempio con questo sistema che ha un adesivo, un biadesivo della 3M, oppure possiamo utilizzarlo fissato sullo specchietto retrovisore, dove consentito in Italia non si può fare, aggiungerei per fortuna, perché tra l'altro avendo la possibilità di ribaltare anche il monitor, ribaltando l'inquadratura possiamo utilizzarlo pure in questo modo oppure in quest'altro modo in base a come ci viene più comodo, e questo possiamo fissarlo sullo specchietto retrovisore. Se si tratta per esempio di un veicolo come un furgone che ha lo specchietto retrovisore inutilizzabile perché dietro abbiamo il cassone chiuso, allora in quel caso si può tranquillamente fissare. Comunque eventualmente si utilizzano questi sistemi con questi elastici e quindi una volta avvitato, facendo combaciare questi fori con questi altri fori, si avvita e grazie a questi elastici si può fissare nello specchietto retrovisore. Adesso però accendiamolo, voglio farvi vedere all'interno del mio laboratorio come riesce a riprendere con poca luce. Rimarrete sbalorditi. Io in realtà non ho fatto ancora le prove in interno, ma avendo fatto le prove in esterno, ragazzi, sono rimasto sbalordito e meravigliato. Vi farò vedere le riprese all'interno dell'automobile e poi i file che sono registrati ancora all'interno della memory card li vedremo tramite computer. Allora, utilizzando quindi una micro power station, collego utilizzando la corrente continua il nostro LAN modo, come vedete si accende, ci dà il benvenuto con la scritta LAN modo VAST M1 e sta caricando. Allora, in questo caso io non sto utilizzando la basetta, però vi faccio vedere, abbiamo lo stesso sistema dalla ventosa, guardate quanto è appiccicosiccio. Ragazzi, l'ho utilizzato per un mese e mezzo, ma forse due, semplicemente in questo modo rimane perfettamente adesivo ed è un materiale che eventualmente se dovesse impolverarsi, quindi perdere la sua viscosità, basta lavarlo col sapone neutro e ritorna a funzionare perfettamente. Hanno progettato questa base con un materiale semiflessibile che si adatta eventualmente alle curve del nostro cruscotto, insomma ci dà la possibilità di utilizzarlo con comodità senza dover forare nulla. Quindi prendiamo anche la telecamera e a questo punto la connetto. Per poterla connettere basterà semplicemente inserire in uno di questi connettori facendo combaciare una parte sporgente con una parte rientrante, quindi si inserisce in questo modo. A questo punto dovrebbe, ecco infatti, compare l'inquadratura che come vedete però ha una forma schiacciata che dà l'impressione che durante la guida possa insomma essere quasi inutilizzabile, comunque dare fastidio. Invece posso garantirvi che durante la guida si ha la stessa visuale che si ha, diciamo, come se si guardasse dal parabrezza. È difficile da spiegare, però effettivamente si perde questo effetto schiacciato, quindi ci permette di utilizzarla nel pieno delle sue funzioni. E guardate anche la qualità della ripresa, considerate che c'è pure la pellicola sopra, quindi riduce leggermente e in questo caso così si vede un po' meglio. Adesso ragazzi, però, anziché guardare solamente la qualità della ripresa, perché dal monitor non ha molto senso, vi faccio vedere come si riesce a vedere tutto quello che questa telecamera riprende, anche se effettivamente la luminosità nell'ambiente non c'è. Poi per vedere la qualità della ripresa metterò pure i file direttamente nel montaggio. Allora, quindi spengo tutto, mi organizzo e riprendiamo un attimo. E allora ragazzi, è difficilissimo da credere quello che vi sto dicendo. Siamo a buio pesto, quindi l'unica luce, l'unica luminosità che abbiamo è quella prodotta dal monitor e vabbè dal display della power station. Però voglio farvi vedere, io adesso tolgo la mano e si riesce a vedere tutto. Ragazzi, è incredibile, non abbiamo alcuna fonte luminosa e riusciamo a vedere tutto. Adesso faccio una ripresa verso di me, ok, c'è buio pesto, non so cosa fare per farvi rendere conto effettivamente. Facciamo una cosa, accendo e spengo le luci così vi rendete un po' conto meglio della situazione. Allora, luci accese, si adegua praticamente subito, quindi per esempio all'uscita e all'ingresso dalle gallerie si riesce a vedere molto bene, si adegua praticamente alla luminosità in modo immediato. Spegniamo la luce e si adegua e c'è buio pesto. Allora facciamo un'altra cosa, se mi riesce, se la distanza mi aiuta, perché devo essere molto credibile, perché è effettivamente incredibile quello che vi sto facendo vedere. Quindi per rendere credibile una cosa incredibile, e allora dobbiamo fare in modo che si veda tutto molto bene. Tra l'altro il cavo è molto lungo, quindi mi permette di utilizzarla anche come retrocamera eccetera. Ricollego, ok, lo posiziono in questo modo, mi allontano, spengo le luci, ok, così riuscite a vedere benissimo. Allora, non abbiamo fonti luminose, io fra le mani ho solo questa telecamera, faccio una zoomata verso il monitor, muovo la telecamera e guardate come riesce a riprendere tutto. Siamo
al buio totale. L'unica luce che abbiamo è quella di questo monitor, guardate, completamente buio. Adesso faccio una ripresa pure verso di me, ok, col telefono in mano. Come vi dicevo è ribaltata perché in realtà andrebbe appesa con la ventosa verso l'alto, quindi ok così, ma siamo al buio totale. E ragazzi, voi riuscite a vedermi, riuscite a vedere il monitor, proviamo a inquadrare verso il monitor e la luminosità si adatta perfettamente, quindi a che aveva una luminosità abbagliante, guardate là, scioccante. Adesso, per farvi vedere che è tutto reale, dov'è la luce, accendiamo la luce e continuiamo in questo modo. Ovviamente così si vede molto meglio, tutti i colori si vedono perfettamente, però ragazzi è incredibile come questa telecamera riesca a riprendere al buio totale e farci vedere tutto, davvero tutto. Inquadriamo verso i droni, guardate, certo tutto è un parolone perché effettivamente si vede un po' sgranato, ma ragazzi stiamo parlando di buio pesto. I droni sono da questa parte, voi allora accendiamo la luce, i droni sono da questa parte, così si vedono, così non si vedono, e col nostro dispositivo riusciamo invece a vedere tutto. Quindi spero che mi crediate, io non vi devo vendere nulla, semplicemente devo farvi vedere che effettivamente questo dispositivo al buio totale ci permette di vedere tutto. Ciao. Allora, riaccendiamo. A questo punto, dopo tutta questa tiritera, ma semplicemente perché devo effettivamente farvi capire qual è la potenzialità di questo prodotto, perché voi mi potete dire, vabbè, ma con qualunque dispositivo si può registrare. Prendo una dashcam, no, una dashcam non vi permette di fare quello che avete appena visto. Quindi guardiamo le riprese realizzate durante la guida, sia del dispositivo nel parabrezza che le riprese che abbiamo all'interno della memory card. E allora adesso siamo in una zona buia, praticamente sarebbe l'Uriveto dove ogni tanto vi recensisco le torce tattiche. Guardiamo con il cellulare, riusciamo a vedere solo una parte perché non è grandangolare, come è grandangolare quest'altra, quindi anche con quest'altro telefono con cui sto riprendendo non si vede assolutamente nulla, e come vedete con questa riusciamo a riprendere benissimo. Quindi togliamo un attimo il telefono, mettiamolo da questa parte, anzi no, perché fa riflesso, e spegniamo i fari. Quindi vediamo la differenza fra i fari accesi, luci di posizione. Adesso non vediamo più nulla ragazzi, questo è solo con le luci di posizione, e spegniamo completamente le luci. Vabbè, fra le luci di posizione tra l'altro non mi funzionano quindi eravamo già al buio pesto. Come vedete riusciamo a vedere l'albero che ragazzi non si vede, si vede solamente se io accendo i fari, e si vede comunque una penombra, quindi non è ben visibile. Guardate che differenza, facciamo uno zoom, si riesce a vedere benissimo, quindi c'è una luce davvero fortissima che riesce a captare questa telecamera rispetto a quella che effettivamente riesco a captare con il telefonino. Spegniamo di nuovo, vedete si riadatta praticamente subito, facciamo un'altra zoomata. Ovviamente c'è tantissimo rumore, però deve riuscire purtroppo in un modo o in un altro a farci vedere quello che abbiamo di fronte. E allora adesso siamo sulla strada del ritorno di questa strada un po' buia, e come vedete riusciamo a vedere molto bene. Allora ci sono i fari ovviamente che illuminano la strada, quindi con il cellulare riesco a riprendere, ma non riusciamo ad avere questa qualità, anche se ecco, ok, devo sistemare continuamente l'esposizione del telefono mentre riprendo sul display, perché altrimenti non si capisce. Comunque guardate, si vede davvero benissimo, si vede molto bene, e in realtà quello che io ho di fronte è quasi tutto buio. Invece con questa ripresa, con questo dispositivo, riesco a vedere quasi come se fosse illuminato artificialmente, insomma lungo i lati della strada,
e quindi si vede benissimo. È appena passato un UFO, forse una civetta, non so se si vede dalla ripresa, comunque poi controlleremo al PC. E quindi come vedete si vede benissimo, riusciamo a vedere di fronte a noi lateralmente, perché è grandangolare, quindi si vede davvero benissimo, molto meglio di come si riuscirebbe a vedere con un normale telefonino, una telecamera, insomma una dashcam. Questa è molto molto più luminosa. Ragazzi, io ve lo dicevo, con questo monitor, anzi con questa telecamera si vede pure dove in realtà non si riesce a vedere nulla. È pauroso, riesce ad illuminare, amore, inquadra, riesce ad illuminare come se fosse giorno, spettacolare. Guardate che differenza, nella strada non si vede praticamente quasi nulla, cioè quello che riescono ad illuminare i fari, e invece questa telecamera riesce, grazie alla sua esposizione aumentata, a far vedere tutti i dettagli che non si riuscirebbero a vedere assolutamente. Sembra quasi giorno. Dai, fai una ripresa panoramica, riprendi tutto. Impressionante, ragazzi, impressionante. Effettua un'inversione a 1. Tra 1,9 km, gira a destra verso Agrigento. E allora ragazzi, quindi se svolgete un lavoro o comunque per esigenze personali avete bisogno di qualcosa che inquadri e che riesca a farvi vedere bene, di registrare anche dove non c'è luce, allora questo può andare bene per vostre esigenze, insomma riesce a soddisfare queste richieste. È un dispositivo effettivamente utile che funge anche da dashcam, non ha un angolo di registrazione molto ampio, però riesce a registrare perfettamente tutta la carreggiata, quindi secondo me è un dispositivo valido appunto per chi ne ha esigenza. Per un utilizzo normale va benissimo anche una normale dashcam che riesca a registrare, insomma, fare quello che fa una dashcam, però in quel caso non riuscirete a registrare di notte, non riuscirete ad avere questa visione a buio pesto, proprio dove effettivamente non si vede nulla. Quindi spero che questo video, anche se è effettivamente un po' lungo, vi abbia chiarito bene quale sia il funzionamento. A questo punto non mi rimane che ringraziarvi di aver visto questo video fino in fondo, vi lascerò il link giù nel primo commento nella descrizione, andate a dare un'occhiata prima di staccare. Vi invito ad iscrivervi al mio canale, mettere mi piace a questo video, cliccare sulla campanella per attivare le notifiche e ci vediamo a tutti i miei prossimi caricamenti. Ciao da Riccardo e a presto!